Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo ad iniziare, speriamo che il tempo mantenga, a sradicare alcune piante della vigna, perché devo fare lo spazio per la cava, giustamente. Ad un'ora fa ha piovuto, per cui testeremo anche come il terreno. Cioè, ieri ha fatto un grande acquazzone, ma oggi andiamo a vedere un po' se il terreno ha retto, così valuteremo più avanti in base alle condizioni meteo, fare qualche canale, magari lo faremo anche sicuramente vicino alle strade, con qualche ponticello, via dicendo. Adesso mi dirigo, tanto ci va 5 minuti circa più o meno, e iniziamo a zappare la vigna. La strada si presenta abbastanza bene, per cui dovrebbe, penso, reggere abbastanza l'acqua, perché è una scorciatoia, speriamo che non si infanghi molto quando piove troppo. Vabbè, se mi fa andare che non piove è un conto, però che non diventi proprio fango. Il vestiario non è proprio consono per zappare una vigna, ma voglio testare, e gli stivali me li metto, se è fattibile farlo a mano o mi tocca chiamare un trattore, ok? Adesso vediamo un pochettino la situazione. Intanto, mentre chiacchiero, mi sto mettendo gli stivali, almeno quella parte lì, anche se non sembra molto fangoso perché è sabbia soprattutto, me la salvo, no? Adesso prendiamo la zappetta, che buon odore, fresco in campagna al mattino, e andiamo a testare se è fattibile togliere la mano. Andiamo verso il futuro sito della nuova cava. Adesso tolgo queste qua, vediamo un po' quante radici hanno sotto. Trovano anche reperti ecologici, forbici abbandonate. Bello duro, il terreno è morbido, ma lei è bella profonda. 1, non sono abituato. 2, è tremenda. 3, sono vecchio. Ora ho fatto 6 piantine, 7 con questa e questa col cavolo che viene. Cerco di finire questo filare qua, che sembra più, tra virgolette, delicato, anche se piante vecchie nascondono germogli nuovi. Arrivo qua per adesso e poi andrò a scendere da questa parte. Quella parte lì la lasciamo alla prossima volta. Mamma mia il fiatone. Mi piace la campagna, ma non ci sono abituato. Però tolgo, ragazzi, piano piano. La terra è bellissima, la terra è stupenda, verranno fuori grandi cave, grandi scavi, grandi montagne, autostrade, di tutto, il mondo intero. No, scherzo, la terra è veramente bella, anche se è bagnata, è soffice, è morbida, ha un 50 cm, è ancora morbida, per cui bellissima. Ho avuto l'escavatore di Michele Molteni, forse avrei finito. Per farvi capire, c'è profondissima, sono tremende. Era qua, è andata lì e sto tornando indietro. Devasto! Devo fermarmi perché mi serve un trattore adesso. Le più piccole e più facili, tra virgolette, le ho tolte. Adesso faccio delle altre. Sicuramente queste sono le più vecchie, perché vanno giù in profondità in una maniera tremenda. Guardate questa quanto è grossa. E queste invece erano facili perché erano tipo mamma e figlia insieme, con poche radici sotto, tirava e venivano via. Per cui qui o era ancora giovane o non ce l'aveva fatta scavare bene. Qua, meno male, passerò poi l'aratro, e l'ultima che mi rimane è questa, perché come ho detto prima andava qui, adesso va sotto qua, ci fa forza l'aratro. Eppure questa qua, che non ce la faccio a togliere, veramente vi spacca. L'idea, per iniziare, per non esagerare, tanto non devo straffare chissà che cosa, vi conto all'incirca i passi più o meno che dovremmo arrivare. In teoria arriveremo fino all'altra vigna laggiù, ok? E partiremo da qua sto a pulire tutte le canne, perché il confine è qua, ok, vedete? Per cui ho circa 1 metro mangiato di canne, devo togliere. Adesso ipotizziamo che stiamo quasi vicino al recinto, scusate ragazzi, perdiamo 40 cm, facciamo 1, 2, 3, 4, 5 passi, più o meno 5 passi abbondanti, saranno quasi 6 metri più o meno, perché li ho fatti quasi un po' troppo lunghi.
Adesso andiamo fino laggiù e più o meno qui non so quanto sarà mio. Ah, vedo una reticella qua, vedo. Ecco, forse fino a qua, ragazzi. Per cui devo entrare 1 metro, ragazzi, 1 metro per prendere il mio terreno. Ipotizziamo, partiamo con i passi con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22. 22 passi fino a queste brutte vignette qua, veramente brutte. Se facciamo sul trattore io allungherei più o meno fino a 23, 24, 25, 26 passi. 26 passi più o meno circa 26 metri, ipotizziamo, ne abbiamo abbastanza. 26 per 6 siamo abbastanza grandi, cioè viene immenso, qua ne girano mezzi, ma lasciamo gli ultimi metri, vediamo un po' se il trattore ce la fa bene, se no proviamo a recuperarle. Provano, perché non sono capace a recuperare questa vigna qua, perché lì abbiamo veramente schifo. Qua vedo uva avanzata, per cui se si può recuperare magari 20 me li tengo volentieri a posto. Adesso poi da lavorare, sistemare, e fatevi un conto, 26 metri di legname che circa 1 metro, scusate ragazzi, 2 metri e mezzo, circa me saranno 20 e costano sui 10 euro mi sembra, no bugia, 5 euro, per cui dai, con 100 euro dovrei fare un rettilineo, cioè soldi ce ne vanno abbastanza. Adesso basta, non ho più voglia, non sono abituato e non voglio spaccarmi perché devo lavorare più tardi, per cui che mi spacco le ossa. E questi sono tutti i buchi fatti per poter andare sotto. Veramente bella la terra, comunque ripeto, la terra è bella. Avessi avuto un escavatorino, a parte gli scherzi, in niente l'avrei finita, perché comunque l'escavatore spariamo anche 1 metro sotto, anche con i mini toglievo tutto. Però vabbè, adesso chiediamo un po' l'aiuto di un trattorino con l'arata, quindi scusa, lo aro, puliamo, l'ariamo, lo fresiamo e lo batto un pochettino. Non so come, la macchina non ci entra qua, purtroppo se no passavo con la macchina avanti e indietro e un po' me lo schiacciava bene. Così faccio bello pulito e magari con la scusa mi pulendo anche qua le canne, vedete ragazzi, tutte queste canne qua, se è morbida e il tempo, guardate, non è dei migliori, ma mi potrebbe far comodo perché potrei chiedere se mi danno delle piantine per la siepe, così incomincio a metterla, se è fattibile in questo periodo naturalmente, incomincio a metterla e allora incomincia già con la pioggia, umidità, a attecchire bene il suolo. Poi sto aspettando il geometra per farmi dare bene le misure, perché laggiù, io ho detto, c'è il video precedente, ho un sacco di metri rubati dalle canne e devo togliermi, ma là andrà una casetta, però mi interessa sapere dove poi devo pulire. Qui se via il trattore, faccio arare lì, faccio arare qui e siamo a posto. Adesso mi prendo la mia zappettina magica, mi sono spaccato un po' le dita, che sono un imbranato, cioè veramente se mi vedono i veri agricoltori mi dicono lascia perdere perché fai pietà. Ma questo è quanto, tutti devono provare, tutti devono rischiare nella vita. C'è un detto in latino ma non posso dirlo perché purtroppo è un detto di un periodo non molto bello, però ragazzi tocca rischiare nella vita, tocca provare a fare tutto e vedere come va. Io intanto vi saluto, anche se qui è veramente bello, guardate il cielo ragazzi, guardate che fresco e rilassante. Dalla nuova prossima cava, un ciao a tutti, ciao grandi.